Ponte sullo Stretto, il no della Corte dei Conti, scontro tra magistratura e governo. Il dossier sul ponte sullo Stretto di Messina è tornato al centro della scena, non più solo come simbolo di ambizione infrastrutturale, ma come terreno di scontro tra ambizione politica, complessità tecnica e rigore amministrativo. Il 29 ottobre 2025 la Corte dei Conti ha comunicato di non concedere il visto di legittimità alla delibera con cui il CIPES, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, aveva approvato il progetto definitivo. Questo significa che la registrazione dell'atto è sospesa e dunque la macchina non può entrare in marcia come previsto. I numeri dell'opera. Dal punto di vista tecnico-finanziario, ci sono cifre che aiutano a capire cosa sta realmente in gioco. Il costo complessivo approvato dal CIPES per il progetto definitivo è di 13 miliardi e mezzo di euro. In dettaglio, secondo stime riportate da Il Sole 24 Ore, di quel totale, 10 miliardi e mezzo di euro sono destinati al contraente generale. Di questi circa 9,2 miliardi per lavori veri e propri e 1,3 miliardi per voci non trattabili come costi per la sicurezza, 203 milioni, ingegneria e monitoraggio, 305 milioni, e opere di mitigazione territoriale, 267 milioni. Il ponte vero e proprio, la campata sospesa, rappresenterebbe circa il 40% dell'investimento totale. Il restante va a infrastrutture accessorie, collegamenti stradali e ferroviari, mitigazioni ambientali, eccetera. Alcune analisi alternative stimano che il costo complessivo potrebbe salire a 14,7 miliardi. Quanto ai ricavi attesi, un'analisi di un'impresa stima entrate da pedaggi stradali di circa 375 milioni di euro l'anno, più ulteriori 160 milioni dal traffico ferroviario, per un totale minimo di 535 milioni annui. Con scenario ottimistico potrebbe arrivare a 800 milioni, ma servirebbero decenni per coprire in tutto l'investimento. Il pedaggio stimato per un'auto è indicato come inferiore ai 10 euro. Sul piano tecnico-strutturale, la campata sospesa centrale prevista è di circa 3.300 metri, con torri alte 399 metri, larghezza dell'impalcato circa 60,4 metri. È prevista la presenza di 6 corsie stradali, 3 per senso, più 2 di emergenza e 2 binari ferroviari. Riguardo all'ambito temporale, l'obiettivo dichiarato era quello di aprire l'opera entro il 2032-2033. Le ragioni della svolta politica. Per i promotori, su tutti, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, il ponte è descritto come un progetto che colma decenni di ritardo infrastrutturale al sud. In un'intervista recente, Salvini afferma che nessuna violazione, nessun ritiro della delibera CIPES. Beh, il mio impegno è fare questo ponte e farlo bene. E ancora, il progetto consentirebbe, secondo i tecnici, il transito di circa 6.000 veicoli al giorno e 200 treni al giorno e una riduzione annui CO2 di circa 200.000 tonnellate. Da questa prospettiva, dunque, l'opera non sarebbe solo un ponte, ma un simbolo, un volano per la Calabria e la Sicilia. Le obiezioni e il giudizio della Corte dei Conti. La situazione cambia drasticamente dal momento in cui entrano in campo gli organi di controllo. La Corte dei Conti ha espresso dubbi sul percorso fin qui seguito. Tra i rilievi spiccano la mancanza del progetto esecutivo completo, significative modifiche intervenute nel progetto originario e un finanziamento praticamente integralmente pubblico, quando inizialmente si parlava anche di partecipazione privata. In particolare, la Corte ha richiesto chiarimenti sui costi, sull'impatto ambientale e sulle stime di traffico. L'esito concreto è che la delibera dovrà essere portata davanti al collegio della sezione giurisdizionale e solo dopo quel passaggio potrà eventualmente essere registrata. Critici come Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra, parlano di progetto vecchio di 26 anni che viola le direttive europee. Il nodo non è solo contabile, è anche ambientale, aree protette, indagini archeologiche, rischio sismico, strutturale e di governance. Cosa succede ora? Sul piano operativo, l'iter per l'avvio dei cantieri era già curvo nel cronoprogramma. Occorrono le bonifiche, le indagini geologiche, gli espropri. Si parlava di oltre 500 famiglie coinvolte tra Messina e Villa San Giovanni. Dal momento in cui il visto manca,
La fase esecutiva è congelata finché non saranno riscosse le risposte ai rilievi della Corte. Modifiche progettuali, nuovi studi, eventuali contenziosi. Il governo e i suoi promotori indicano che si procederà comunque, ma il rischio è che i ritardi aumentino e i costi lievitino ulteriormente. La posta, più in generale, è la credibilità del modello delle grandi opere in Italia. Se si procede con urgenza rischiando contenziosi, oppure si rallenta per ragioni tecniche e istituzionali, l'esito avrà implicazioni anche per altri progetti futuri.